Quindi invece per tutti voi Christian è l'head chef di un ristorante che sta aprendo in questo momento nelle Alpi, già 10 anni che viaggia in tutto il mondo, parla 5 lingue: portoghese, italiano, spagnolo, francese e inglese, e l'ultima volta che ho parlato con lui stava imparando, mi sa, il tedesco. Cosa stava imparando qui? Sì, tedesco. Ho lavorato per ristoranti Michelin star sia in Francia che in Spagna e intorno al mondo, ristoranti in Australia, uno dei quali aveva 1 o 2 cappelli il ristorante, quello vegano. 3 Cappelli, Brisbane. 3 Cappelli, che faceva delle cose pazzesche, tutto vegano, però fine dining. E proprio per quello, per l'esperienza che hai, per il coraggio che hai avuto nel intraprendere questo viaggio seguendo le tue passioni già 10 anni fa, iniziando credo da 10 anni fa, quindi quando tu eri in Brasile, giusto? Originario di San Paolo. San Paolo. Esatto. Papà bergamasco, giusto? Bergamasco bresciano. Bergamasco bresciano e invece mamma brasiliana. Brasiliana. Quindi famiglia in Brasile, tutti in Brasile, a parte qualche parente in Italia. Come è partita? Che visione avevi 10 anni fa, quando tu eri lì e hai deciso a un certo punto? Come è arrivato il momento che tu hai deciso di prendere un aereo e partire per fare cosa? 2 anni di cucina che li ho fatto in Brasile. Comunque fa la cucina brasiliana era molto indietro comunque. Il problema di Brasile 10 anni fa era la cultura della gastronomia, cominciava ancora. Esisteva a São Paulo, un po' a Rio, però comunque si cominciava a parlare di cucina, si cominciava a parlare di stelle Michelin, di una gastronomia al di là di solo mangiare per una necessità, però il mangiare per l'esperienza, la cultura e tutto che viene con quello. Quindi da lì è venuto l'ambizione di vedere altro, di conoscere la cucina francese, italiana, conoscere veramente da dove ha partito tutto quello, dove partiva tutta questa gastronomia. Anche l'ambizione di vedere i stellati, di vedere cos'erano i cuochi che cominciavano a diventare rockstar, diciamo così, che erano cominciava a essere, la gente parlava, diventavano famosi, quindi quando ce l'hai 18 anni, è certo vuoi vedere cos'è quello. E quindi partito da soprattutto quello, da vedere la base della cucina, neanche parlando di prodotti ancora, a un punto non era neanche i prodotti la questione, era veramente la tecnica e tutta imparare. Cosa che oggi, 10 anni, quasi 11 anni, dopo averne uscito di Brasile, di più in più si comincia a tornare indietro, farne dei passi indietro. Siamo arrivati fino al punto di una cucina molecolare, quindi che è praticamente la chimica allo stremo, e siamo arrivati fino lì. E anche per esempio quando è stato chiesto a Ferran Adrià, che è stato uno dei fondatori della cucina molecolare, sia stato chiesto a lui, ok, siamo arrivati a questo punto, cosa vendrà dopo? E lui ha detto, vendrà la cucina delle nonne, perché siamo arrivati così lontano che da adesso dobbiamo ricominciare a pensare al sapore. Le tecniche ci abbiamo al di là di cosa si poteva pensare 10-15 anni fa. Quindi adesso dobbiamo tornare al principio, all'inizio di tutto, e ricominciare a farlo adesso di un'altra maniera. E che era quello, era i prodotti. Dobbiamo tornare indietro nel senso dei prodotti, perché se abbiamo i prodotti buoni non hai bisogno di fare nulla. Wow. Non hai bisogno di toccarli. Meglio il prodotto, meno lavoro ce l'hai.
Wow. E Quindi avevi 18 anni, sei partito con la visione iniziavi a sentire c'era questa, la visione dello chef stile rockstar, che stavano iniziando a diventare famosi, eccetera. Quindi il 18enne Christian, appassionato di cucina, e stava già 2 anni di formazione, eccetera, con la curiosità di vedere un po' cosa succedeva nel mondo a livello di tecniche di cucina, di cosa poter diventare e saper fare, sei partito lì. esatto. Wow. Ste. Sì. Sì, ascolta Christian, in questo percorso quali sono state le difficoltà che hai incontrato, quelle più significative per te? Ricominciare ogni volta che vai a un paese nuovo, sempre una sfida. La sfida di quando dopo un anno o 2 te ne hai fatto un giro di amici, ce l'hai un lavoro, ce l'hai un affitto, hai cominciato, diciamo, a creare una vita, e mollare tutto un'altra volta per ricominciare dal capo ancora. Andare a un paese che non sei mai stato, che non conosci nessuno e che dovrai rifare degli amici, dovrai capire come funziona il paese, come funziona l'economia, la cultura, rimparare ogni volta. Quello è sempre stato la sfida ce l'hai sempre un piede indietro sto facendo la cosa giusta o dovresti fermarmi e fare la vita come dice la società. Quello certo è sempre un piccolo pensiero che ce l'hai sempre dentro, la paura della sfida, insicurezza, di non saperne cosa ti aspetta. Quello certo è sempre stato una delle più grosse sfide, però poi anche come sudamericano ci trovi comunque fino ad oggi un po' di pregiudizio in una cucina francese, in una cucina italiana, stellata, un ragazzo che viene di un paese di terzo mondo, che non c'è una cultura di cucina, che non c'è una cucina importante, deve sempre farsi vedere di più. È sempre anche che non sia chiaro, che non sia aperto a tutti, lo senti comunque, lo senti ogni tanto che c'è un po' la visione ti deve fare vedere più degli altri. E queste sfide, queste difficoltà, che cosa ti hanno insegnato? Come sei riuscito a trasformarle? Deve aprirti, deve soprattutto aprirti. Certo che già la prima cosa di viaggiare ti apre gli occhi, ti apre la mente, capisci tante cose, ma soprattutto deve buttarti, deve veramente aprirsi, perché non conosci nessuno, non ce l'hai nessuno, e quindi se te stai nel tuo mondo, nella tua paura e nel tuo conforto, nessuno vendrà a stenderti la mano, nessuno vendrà a cercare di conoscerti, perché loro ce l'hanno il loro giro, loro ce l'hanno i loro amici, loro casa, famiglia. Te sei uno che è arrivato, sei uno straniero che sei arrivato al loro paese, quindi sei te che deve cercare di aprirti, deve cercare di farsi vedere che sei una brava persona, che sei lì per fare amici, per imparare, che vuoi imparare la loro cultura e non imporre la tua, che sei aperto a scambiare delle idee, scambiare della cultura. Quindi quello ti spinge tanto a cambiare e
E a progredire. Grazie, A bella progredire. Christian. Wow. Crie, dopo che si è passato attraverso questi momenti, come è evoluta la tua visione? La mia visione, La tua visione da quando sei partito, che vedevi tipo lo chef come rockstar e quindi volevi eri curioso e sei partito per andare a esplorare, e poi hai affrontato tutte queste difficoltà, ti sei reso conto, sei cresciuto come persona, come è cambiato dopo cos'è che continua a muoverti, perché dopo 10 anni sei ancora in una fase evolutiva, cos'è che adesso continua a muoverti? È sempre quella visione lì o è cambiata? la visione è ancora un po' quella di farsi conoscere, di mostrare cosa la mia cucina, di mostrare la mia cucina, il mio stile, non per forza diventare un rockstar, però riuscire a mettere, a cambiare qualcosa, a mettermi un pochettino i semi, le piccole idee, cercare quello, soprattutto dopo un anno o due, direi. Direi che dopo che sono diventato veramente capo cucina, che avevo gente sotto di me, siano gente con esperienza, come anche degli apprendisti che erano nel loro primo anno di scuola, è lì che ti fa capire che comunque ce l'hai un'influenza molto grossa comunque sopra la gente. Come agisce, cosa dice. Sono piccole cose che possono cambiare la vita di una persona. E anche che sia in cucina, che parliamo di qualcosa di piccolo, però un capo cucina che parla male a un apprendista lo può fare immolare tutto. E della stessa maniera si può usare anche quello per una cosa buona. Quindi all'invece di fissarsi su solamente le tecniche e il nome, e farsi conoscere, ok, ma come lo fai? Come lo vuoi fare? Cosa vuoi? Vuoi essere conosciuto per fare hamburger a 5 euro come McDonald's, o vuoi essere conosciuto per fare qualcosa a 5 euro però che viene da un giardino, che viene qualcosa di fresco, anche che parliamo di un pomodoro, anche che ne parliamo di un pomodoro, però un pomodoro buono oggi si pagano 5 euro. Sì. Quindi cos'è che vuoi insegnare, cosa vuoi passare alla gente? È quello che una volta che arrivi a quel punto che la gente ti segue, o che te passi le comande, le ordini, sono le tue decisioni, il peso sulle spalle è molto diverso, perché non sono più le ore di lavoro, non sono più le ore che fai in cucina, che stai in piedi, quello non è più, sei abituato, sono 12 anni che lo fai, sei abituato a farli, li fai, non è quello il peso. Il peso sono la gente che sono dietro di te, che ti ascoltano, e cosa gli dici quando sei sotto stress, quando sei sotto pressione, come parlargli, come passare il messaggio, che messaggio vuoi passargli, soprattutto quello. Quello mi sa che direi che la cosa che mi ha cambiato tanto nei 10 anni è quella, la visione che ha cambiato tanto, di non è solo diventare famoso o averne stelle o averne un ristorante bellissimo, non è solo quello il più importante, è come lo fai, cosa stai portando ai tuoi giri, e
di dove vengono i prodotti. Aiuti i contadini che sono intorno a te o compri da un'azienda 10 volte più grossa a un terzo del prezzo, però che non lo sai da dove vieni, non lo sai come è stato prodotto, non li conosci e non sai quali sono i principi di queste aziende. Cosa che tante volte ce l'hai contadini intorno a te con prodotti che sono di una qualità eccellente e che non è che costa così tanto e che allo stesso tempo stai girando soldi al tuo intorno e che se questi contadini lavorano possono venire al tuo ristorante. Quindi non è che stai solo aiutando, non è che stai facendo un servizio sociale o una carità, stai solo aiutando te stesso. Perché se la gente intorno a te cresci, ti aiutano e te cresci insieme. Wow. Bellissima questa visione. Perciò, che consiglio daresti a un ragazzo giovane se tu ripensassi a te a 18 anni, quando hai iniziato, e vedessi un ragazzo che sta iniziando, che consiglio gli daresti? Viaggia, mangiati il mondo, fate gli stelati. Sono non necessariamente gli stelati, quando dico gli stelati è ristoranti, comunque vanni a farli, vanni a vedere cosa sono, cos'è il fine dining, questa gastronomia che è così conosciuta, che apporta tanto, cos'è? Vale a conoscere, perché è comunque lo porti sempre, lo porterai sempre. È molto più facile fare un hamburger se lo sai fare una bistecca che fare una bistecca se hai sempre fatto l'hamburger. Quindi è molto più facile fare un passo indietro una volta che hai conosciuto il più difficile, è molto facile, però fare un passo avanti quando tutta la vita sei stato a fare il più semplice costa tanto. Ottimo, bella anche questa. Quanti spunti, Cri, quanta Esatto. Wow, grazie. 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 Sì. Wow. Grazie. Hai altre domande per Cri? Ma soltanto mi piacerebbe chiederti così, se ti dovessi rappresentare tu con una caratteristica, come ti rappresenteresti? Che cosa diresti di te? Con una parola o con una... Sognatore. Ottimo. Grazie. Quindi, chef, Grazie a voi. possiamo venire a mangiare buona cucina adesso. Dove ti troviamo? Dicelo perché qua apprezziamo molto. Io adesso sono appena traslocato sui Alpi del Sud in Francia, quindi dall'altra parte del Piemonte, proprio a 2 ore da Piemonte. Io devo andare in Piemonte, perciò io ero a Sauce che è vicino a Bresson, forse? A 2 ore. Bresson. No. È vicino Cuneo? No, io sono nell'Alta Valle, cioè sto frequentando l'Alta Valle di Susa. È in parte a Cugno, proprio nella propria linea di Cugno, Torino. Ok, dimmi il paese Mi che sa che magari... è 1 ora e mezza da Cugno, qualcosa così. Okay. E il ristorante, quindi stiamo costruendo, che anche quello sarà una bella sfida, perché il ristorante è a 2300, quindi non c'è niente intorno, perché c'è la stazione è a 1700
Mhm. Come si chiama la stazione? Les O. L-E-S Sì? O-R-R-E-S. Perfetto. Lo cerchiamo. E quindi anche quello sarà una sfida, già anche perché fare i prodotti, arrivare a 2300 è già una bella sfida. Però anche un ristorante grosso, che è quello che adesso io sto cercando per quello sono venuto adesso, perché comunque la stazione aprirà fra un mese e mezzo, però io sono venuto per cercare, come dicevo, questi contadini che mi possono fornire qualche cose, perché comunque il ristorante è grosso, saranno 300 posti seduti, quindi come averne dei prodotti buoni dai contadini, però che possono supplire 300 persone al giorno, che non è facile. Quindi trovare queste persone che fanno il formaggio, i salumi, ma anche che non siano contadini, però gente che lo fa, sicuramente lo trovi. Una volta che sei su campagna trovi sempre gente che lo fa anche come hobby, che lo fanno per passione, fanno per loro stessi. Quindi trovare i macellai e anche i salumi, formaggi, mieli, tutte queste cose, cercando di poterne avere dei prodotti di qualità. È quella la questione. La questione è che non parliamo solo di che aiuta a loro, lo faccio solo perché così aiuterò i contadini. Come ho detto, non è quello, non è solo aiutare gli altri, è parlare di un prodotto che sarà 10 volte migliore. Quindi se io ce l'ho un prodotto di questi, risparmio tempo in cucina, perché il prodotto posso anche prendere il pomodoro, lo metto su un piatto e te sei contento, perché sa di pomodoro. Esatto. E rispetta perfettamente le tre etiche della permacultura: cura delle persone, cura del pianeta ed equa condivisione delle risorse. Qua è proprio bellissimo, complimenti. Grandissimo, Cri, grandissimo. Quindi a me viene male venire a trovarti subito, però appena Vado io in rappresentanza, vengo, però Ecco. sono sicuro che Stefania viene in rappresentanza e appena poi vai a trovare Stefania in Sardegna. Sì, Vabbè. abbiamo un bel gruppo qua, Ok. All right, so Cri, grazie mille, grazie a voi. mille. Sono sicuro che tantissime persone ti ringrazieranno per tutti gli spunti che hai dato e per quello che stavi dicendo prima, che quando hai una posizione dove hai influenza sulle altre persone, quella è la più grande responsabilità, e quindi quello che porti è quello che darai agli altri in quei termini è la cosa più importante. Penso che oggi ne hai dato tanta dimostrazione riguardo a chi sei e a quello che dai agli altri, quindi tanta roba. Grazie mille, Cri. Grazie a voi. Complimenti. Montagne, ci vediamo presto. Grazie, chef. Ciao, grazie. Ciao, grazie. A presto.